ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle grandi, entusiasmanti nostre narrazioni di lui lei, il nostro gossip spirituale per eccellenza. Io ci farei un applauso ai nostri beniamini. E sì, oggi lo facciamo senza lettura esperienziale col sigillo del corpo, perché ci stiamo dando dentro con il viaggio erotico negli arcani che su YouTube potete trovare nella sezione corsi, ok? Completamente gratuito. Questa espressione creativa erotica che ho avuto, che mi state scrivendo tantissime e tantissimi, sta dando proprio dei clicconi, dei clicconi. Quindi oggi ci concentriamo sul nostro gossip spirituale e poi vi andate a fare le pratiche. Poi voglio dirvi una cosa, l'ho detto anche nelle previsioni settimanali. Siccome alcuni di voi mi hanno chiesto di fare le vecchie masterclass che abbiamo fatto a gennaio-febbraio 2026, ma siccome erano chiuse, nel senso avevamo fatto il corso in presenza, sempre online, però non stavamo dando l'accesso a chi voleva iscriversi anche dopo per vederlo in forma registrata. Allora, ci siamo accordati con tutto il mio staff e possiamo, chi vuole fare il viaggio dell'eroe, realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica, prima che iniziamo le altre masterclass in autunno, possiamo farvi accedere ancora al corso e potete fare il corso come hanno fatto gli altri, va bene? Però in forma registrata, quindi non cambia niente, è solo in forma registrata. Quindi scrivete in segreteria o tramite il sito web www.taromantic.it che l'abbiamo sistemato, www.taromantic.it, oppure alla mail taromantic21@gmail.com. Ok. Detto questo, ragazzi miei, ragazzi, partiamo col nostro gossip. Lo so che lo sapete, che lo sapete, che lo so. Eccolo. Il mattoncione delle nostre metaforiche associative. Allora, battiamo, dai. Battiamo facciamo così, battiti un po' queste, così, poi ti batti un po' queste. Eccolo. È un po' triste, è uscito già un lui. Guarda così, con sguardo assopito. No, sopito e anche un po' incredulo, qualcosa che non avrebbe... Dai, lasciamolo, dai. Prima di farci la nostra narrazione, lui voleva uscire, non avevo chiesto ancora che uscisse, ma è come quello che arriva il giorno prima al concerto dei Pink Floyd o di Vasco Rossi, si mette lì con la tenda. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così e ci prendiamo questo malloppone qua, dai. Allora, tu resta là. Allora, vediamo, chi abbiamo oggi? Chi bussa al mio castello? No, Francesco, quello erano degli stornelli porno, te lo ricordo. Vabbè, dai. Allora, vediamo che questi sono dei video sempre validi e in questo momento che guardi il video si palesa questa energia nel tuo campo energetico. Allora, vediamo un po' chi esce, maschietto o femminuccia, vediamo. Chi esce? A parte lui. Ah, vedi, ecco perché era così assorto, perché sta dipingendo. Cioè, magari vuole fare un Monet, però gli esce un monello. Capi? Monello. Allora abbiamo certamente due figure identiche, soltanto che uno è moro, l'altro è biondo. Questo sta dipingendo, sta cercando di fare le cose precise, quando sicuramente con questo sguardo così attonito dice la precisione non conta, perché la vita non è precisa, la vita è caos creativo. È caos creativo. Fondamentalmente qua abbiamo dei maschili che cercano di stare attenti a delle mosse, sia di loro stessi e sia dell'altro. Quindi attenti a delle mosse per non sbagliare niente, ma come ci insegniamo sempre, di che stiamo parlando? Cioè, attenti a delle mosse, devi seguire l'istinto, non puoi stare attento a delle mosse. Va bene, dai, continuiamo. Allora, chi abbiamo ancora?
Che abbia... Ah, poi alla fine si dedica alla musica, lascia il quadro, lascia tutto, perché dice, ah beh, lei è una strega, è una sciamana, no, lascio tutto, non posso stare attento alle mie mosse. Qua niente, allora questi due hanno lo stesso sguardo, mi sembra uno sguardo attonito che percepisce un rifiuto o che percepisce qualcosa che non va secondo i suoi canoni o secondo i suoi parametri. Perché qua abbiamo uno preciso preciso e qua abbiamo una strega, una sciamana, un artista, un po' la stella, no? Le stelle, il gatto nero, il cappello da maga, la strega. In questa settimana abbiamo una lei che la morta e risorta due volte, tutti i maghi, tutti gli sciamani sono i morti e risorti, anche Gesù Cristo è l'archetipo del morto e risorto due volte, no? C'è il mago nella filosofia esoterica, quindi nelle dottrine esoteriche. Quindi qua abbiamo lei che non è attenta a nulla, lei segue l'istinto, canalizza la sua volontà per realizzare qualche cosa, no? E sa che soltanto il gioco e l'estasi le fanno realizzare qualcosa, non l'attenzione ai movimenti. E quest'altro che è attento ai movimenti e non capisce i movimenti di questa, perché lei non fa movimenti che sono congeniali alla ragione, alla mente razionale, fa movimenti estatici, di follia, fuori dal luogo comune, e questo la guarda così. Ecco, come energia maschile abbiamo un'energia molto giovane qua. Abbiamo un'energia molto giovane che non significa di età, è una persona che si vuole comunque mettere in gioco, perché in questo sguardo non c'è tanto la critica verso l'altro, c'è più che altro un rivedere il proprio giudizio interno. Ok? Vediamo i tarocchi cosa ci dicono. Allora, questi. Ah no, prima dei tarocchi voglio mettere le mie carte oracolo lui-lei, che potete trovare sotto all'info box e in descrizione. Vediamo lui con questo atteggiamento, con questa consapevolezza, non so se è tanto consapevole, però vediamo cosa muove la sua energia verso la lei. Cosa muove? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. E certo, sì, accanto a me c'eri soltanto, tant'è che ti sto dipingendo. Ti sto dipingendo. Allora, questo arcano, questo messaggio, questo oracolo, quando l'ho scritto, ho pensato soprattutto, sai, a quando ci sono quei momenti in cui abbiamo problemi, situazioni, disastri, persone che si mettono in mezzo, la voce della nostra mente che si mette in mezzo, ma alla fine tu di tutto quel casino ti ricordi soltanto lei. Ecco, e questo c'ha la faccia un po' da pesce lesso innamorato, un po' così. Vediamo ancora? Infatti, le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. E se non... Dai, Francesco, non me lo dai, stavo dicendo. Ti dipingo, così ho una relazione col dipinto. Che voglio dire, potrebbe essere anche interessante. Allora, vuole tutto di lei, le sue mani, la sua bocca, il suo corpo, la sua mente, voglio tutto di te. Eh sì. Allora, questo sguardo allora, ho detto una freschezza, giovinezza qua, uno sguardo giovane. Significa anche vedere una persona che già si conosce come fosse la prima volta. Ok? Vediamo cos'altro. Cioè, qua ci sono dei lui che stanno spiando, osservando attentamente e sono basiti a volte per delle cose che vedono. E certo, se lei sta nell'estasi, fa tutto ciò che l'istinto la chiama a fare, lei la proprio vedo divertita. E qua è uscita un'altra. Ecco, è nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Direi è nato tutto come un gioco, poi ho preso una batosta che pensavo di saperla gestire. Diciamo che questo sguardo mi racconta questo. E qua è nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato e si rende conto che non può più tornare alla vita di prima, non può fare più le cose che faceva prima. No, no, adesso la spia.
sta costantemente là a pensare o sul telefono, sul computer o se la disegna sulla tela. Eh sì, sta messo così questo. Vediamo un po', vediamo con queste. Quindi avrete questi maschili e questi femminili, Vediamo che ci dicono queste carte. Non voglio uscire da sola. Non vedo l'ora di vederla. Ma anche lei, amore incipiente, questo è l'amore adolescenziale, qua c'è un'albicocca, no? Non vedo l'ora di vederla. Qua vedo che comunque l'amore è fresco, c'è freschezza qua, c'è voglia di rinnovo, gioco, le tue mani, la tua bocca, no? C'è freschezza, c'è gioco, c'è magari dopo una torre, 16, no? C'è freschezza, vedo. Mettiamocene qualcun'altra. Che tipi di amore abbiamo quindi le prossime ore, i prossimi giorni? Prendo io. È palpitante, capito? Qua c'è freschezza, mi stanno uscendo carte giovani. L'innamoramento, mi spiego, l'innamoramento, il ri-innamoramento, sarà questa primavera inoltrata, il rinnamoramento c'è, lui che le fa una sorpresa, belle sono, poi sono gli stessi personaggi comunque, ci tengono a precisare che l'energia si concentra sul rinnovo, sulla freschezza, numero 14, la temperanza che sono belle energie, no? Adesso andiamo a vedere con i tarocchi che ci raccontano, andiamo nel nostro gossip sacro. Allora, vediamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa splendere nella gioia, sorridere, animarti ed entrare in questo flusso di bellezza. Allora, energia attuale di lui, forse è meglio se ci mettiamo queste così, va? Si vede? Sì. Allora, energia attuale di lui. Energia attuale di lui. Che energia abbiamo qua? Questo giovanotto. E lui sta pensando costantemente a qualcuno e si sente un po' apatico. Il 4 di coppe, è come se pensasse o sta pensando a qualcosa che non va e si sente apatico in merito a quello che vede. Perché il 4 di coppe può essere una carta anche di no, non mi va, no, non mi va. Magari possiamo avere dei maschili che si stanno concentrando molto su ciò che emotivamente nella loro vita non sta andando, che magari non riguarda solo l'amore, mi spiego. Magari un lavoro che non va o situazioni sul lavoro che non vanno, li rendono un po' apatici o un po' inappetenti a livello emozionale. E questo si può anche riversare nell'altra persona con un rifiuto, no, non mi va, però sono le coppe, non è un rifiuto in sé. È come se il maschile non riuscisse a vedere l'opportunità dietro a quello che emotivamente sta accadendo nella sua vita, perché si concentra su ciò che non ha ed è un po' apatico, no? Ok. Vediamo i pensieri, infatti stava uscendo la luna comunque, appunto, che sono le turbolenze interne, no? Vediamo quali sono i pensieri di lui. Infatti sta cercando di mettere ordine nei suoi pensieri, 4 di spade. Qua ci possono essere no contact, ci possono essere fermi, ci possono essere pause, perché è come se 4-4, no? Datemi una certa, deve ritrovare una certa stabilità emozionale e quindi cosa pensa? Sta cercando di placare i propri pensieri che lo rendono insoddisfatto in questo momento e pensa anche a un blocco che c'è tra te e lui o tra te e lei, insomma, pensa di riposare perché ha bisogno di fermare la mente. Ok, che cosa ha nel cuore? Andiamo nel profondo. Cosa ha nel cuore il maschile? Guarda, cioè non mi erano mai uscite queste 4, 4, 4 della 6. Io sto qua, non mi muovo, però spio.
non mi muovo fisicamente, ma mi muovo con le dita. Ah, lei sta facendo questo, guarda, guarda. Cioè, sta proprio nella cavernuccia, 4 i denari. Allo stesso tempo c'è un attaccamento a qualcuno con il 4 di denari qua, con queste immagini qua, Guardo, osservo, non mi espongo, no? 4, 4, 4. E questo 4, 4, 4 è, al di là del comportamento che un maschile o dei maschili possono adottare, è una ricerca di stabilità, un punto da cui partire che lo rende stabile, no? Vediamo qual è il principale ostacolo in questo momento che l'anima gli chiede di superare. Il re di denari. Io credo che ci siano anche delle motivazioni di natura economica, o di natura di responsabilità, perché qua il principale ostacolo è questo: o non può dare stabilità per altre responsabilità che ha, oppure non ha un lavoro, o ci sono problemi di lavoro che non permettono di sentirsi stabile, radicato dentro, e lo rendono inappetente da un punto di vista emozionale. Mi spiego? Vediamo da questa parte cosa abbiamo. Comunque il problema di lavoro già l'avevo visto con la prima carta 4 di coppe, non chiedermi perché, ma l'avevo visto. Allora, vediamo l'energia di lei, sempre con le stesse carte lo facciamo. Energia attuale, energia del femminile, 7 di bastoni. Lei sta con la mazza, non quella della settimana scorsa, o magari è quella, magari è la spada del mago che abbiamo fatto già con gli arcani maggiori. Allora, 7 di bastoni, o lei ha messo dei limiti a qualcuno, va bene? E quindi abbiamo questo limite che lei mette, no? Però al tempo stesso il 7 di bastoni mi parla anche di verità che lei ha fatto emergere di se stessa, quindi della difesa di certune verità sue interne. Quindi questa è la mia verità, tu che ne fai di questa mia verità? Ok? Vediamo quali sono i pensieri di lei. Cosa sta pensando lei? Cosa ha nella mente energia femminile? Sta pensando a qualcuno o qualcosa, l'appeso è colui che si ferma, no, per pensare. E sta pensando anche a una situazione che è ferma con qualcuno, e allo stesso tempo ci possono essere delle responsabilità che il femminile ha che le fanno cambiare prospettiva. Cioè lei sta pensando a qualcosa o a qualcuno, o a qualcosa, ripeto, o a qualcuno, ma il modo in cui pensa è con l'appeso. Cosa vuol dire? Il modo in cui lei pensa è un cambio di prospettiva rispetto alla persona o agli eventi. Se ho messo un limite è perché sto pensando di cambiare registro, insomma. O sto pensando a come cambiare la mia visione delle cose in merito a ciò che è successo, in merito a una persona o una circostanza o ambedue. Ricordiamo che abbiamo la strega, la maga qui. Cosa ha nel cuore il femminile? Ha un 3 di spade, una verità che sta accettando. Allora, qua abbiamo chiusura, fermo e un dolore che sta elaborando. Quindi il femminile abbiamo una donna o comunque un'energia femminile che mette dei limiti, si ferma in una relazione o in una circostanza relazionale perché sta elaborando un dolore. O una chiusura o una verità, il 3 di spade è una verità che non può più essere ignorata. E quindi il cuore sta, e una volta assunta questa verità, si libera, perché il dolore non è sul cuore, è la corazza che viene messa sul cuore che fa male. Il cuore, quando succede qualcosa di forte, si dà, si offre, è la mente che trattiene, è lì che giunge il dolore. Andiamo a vedere qual è il limite principale, qual è l'ostacolo, la prova che in questo momento il femminile si appresta a superare. Il passato, il 6 di coppe, o quello che è successo in passato con la stessa persona, oppure quello che è successo in passato nella sua vita amorosa, relazionale, per aprirsi al nuovo, o semplicemente sta elaborando le ferite del passato. E allora qua con una sonora tromba, non ce l'ho qua la trombetta, pacificazione degli spiriti del passato, pacificazione delle immagini del passato, no?
la formula pentacolare, che la trovate, non mi ricordo adesso in quale magia pratica l'ho messa, ma ormai la conoscete bene, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Se fate la pratica dei 21 giorni la trovate immediatamente nel post, no? Quindi in questa settimana come se si risolvesse una ferita del passato, va bene? Continuiamo, e infatti abbiamo l'imperatrice, perché la pacificazione degli spiriti perturbati del passato ti permette di realizzare l'amore alla tua altezza, altrimenti riperpetui sempre le stesse cose. Ok, allora andiamo a vedere le vere intenzioni di lui, dell'anima di lui in questi giorni. Quali sono? Non lo sa, 2 di spade, si sta prendendo del tempo per avere una visione chiara. Le vere intenzioni dell'anima sono quelle di sospendere il giudizio e agire secondo una volontà intima, personale, che non ha, non personale, intima. Sospendere il giudizio, il 2 di spade, quindi ancora non lo sa. Vedi? Aspetta, qua c'è il paggio di spade. Cioè, questo osserva e si fa condizionare dalla mente razionale. Cioè, magari osserva una cosa sui social, osserva un movimento, osserva quell'altro. No, allora non. Magari sei andata lì. Magari allora potrebbe reagire. Cioè, si fa tutte, scusate il termine, pippe mentali. Tant'è che dice nella mente, fermati. E il re di denari al blocco è: prendi la tua autorità, ti prendi la responsabilità. Cioè, il blocco che lui ha in questa settimana, che è la sfida, diciamo, no? È assumersi la responsabilità delle sue scelte, no? Ok. A cosa sono conformi le azioni che farà nei confronti di lei, nei confronti del mondo? Insomma, quali sono le azioni che farà il maschile? Cavaliere di denari farà delle azioni lente, ma sono azioni ponderate, non sono fuochi di paglia, non sono cose istintive, non sono cose. Cavaliere di denari per me sono azioni a poco, cose stabili, farà azioni che parlano della sua maturità, non sono azioni, sono soprattutto azioni pratiche, magari ti chiede delle cose pratiche, tipo, non lo so, magari ti dice ti ho comprato il frullatore. Ok? Non ti porta dei fiori, non ti dice ti voglio bene o ti amo, ti ho comprato il frullatore. Oppure viene e ti cucina a casa. Cioè, ok? Sono azioni radicate, non sono azioni impulsive, quelle che faranno i maschili, sono azioni che denotano una persona di cui ci si può fidare, cioè lui vuole dare questa parvenza qui, perché è quello che deve sviluppare, quindi ci sta. Allora, andiamo a vedere le vere intenzioni dell'anima di lei. Lei vuole realizzarsi economicamente, professionalmente, col 9 di denari, vuole stare autonoma, senza dipendenze emozionali. Le vere intenzioni di lei sono quelle di pacificare il passato e realizzarsi professionalmente, economicamente, stare bene con se stessa, sentirsi di avere tutto ciò che le serve senza mendicare niente, né amore, né affetto, né soldi, né denaro. Quindi le vere intenzioni dell'anima sono quelle di rendersi autonoma. Perfetto. E a cosa sono conformi le azioni di lei nei confronti di lui rispetto al mondo? Le azioni. Sta bene come sta, 9 di coppe, si autocompiacerà. Ed è bellissimo, cioè nel senso, le azioni di lei sono conformi a fare solo ciò che le piace. Non esiste il devo fare, non esiste il sono costretta a fare. Le azioni del 9 di coppe parlano espressamente del voglio fare perché mi piace, punto. Quindi se una persona le sta bene, allora gli concede il suo spazio, un po' di spazio, però senza rinunciare a sé, perché vanno fuori dalla dipendenza emotiva, non c'è alcuna dipendenza emotiva qua, ecco perché riflettono su come mettono dei limiti a qualcuno, comunque no, perché nel passato magari non li hanno messi, adesso sono maghe, sciamane, quindi le azioni sono conformi solo a lo faccio se mi piace, va bene? Vediamo l'energia finale di lui, l'energia finale del maschile. E il maschile prende e va, perché lei non si muove col carro.
Allora, no, sto scherzando. Allora, sono tutte carte di movimento con il Cavaliere di Denari e il Carro. Qua invece non ci sono carte di movimento verso l'altro, ma di acquisizione di piacere verso di sé. Quindi qua abbiamo dei maschili che fanno delle azioni ehm, sagge, caute, stabili, e con il Carro mi parlano di maschili che prendono delle decisioni conformi alla loro volontà di autodeterminare la loro responsabilità. Quindi abbiamo dei maschili che si possono spostare verso altre persone, verso femminili, verso, insomma, verso altre persone, prendono le redini della propria vita, non stanno più nel dubbio. Vedete quante carte di chiusura e di dubbi, il Carro li spacca tutti i dubbi, no? Tant'è che abbiamo qua la sorpresa, no? Ok. Vediamo da questa parte energia finale di lei. 8 di denari. Guarda, lei si dedica solo esclusivamente all'autocompiacimento, cioè darsi piacere. L'8 di denari è il lavoro su di sé che fa con il 9 9 di coppe. Molte state facendo il viaggio erotico negli arcani, lo so, e inizierete a autocompiacervi. Non so se si può dire così la parola giusta, però a sentire il piacere in voi. E molti si dedicano all'autorealizzazione professionale e vedo che ci saranno dei grandi risultati ottenuti per il lavoro minuzioso che farete. Ma primariamente questo è il lavoro che fai su di te. Il lavoro che fai su di te lo riversi nelle cose pratiche, realizzando quello che l'anima vuole, l'autosufficienza emotiva, l'autosufficienza economica, la gioia di fare delle azioni perché mi va bene, non perché devo. Quando esce il 9 di coppe nelle azioni, la parola devo fare si cancella. Cioè, mi spiego? È una bellissima lettura, cioè di grande acquisizione di potere da entrambe le parti, eh. Mettiamoci un po' di specifiche adesso, vediamo. Allora, 4 di coppe, cos'è che sta rifiutando e non sta vedendo il maschile? Che l'universo gli mette davanti. 7 di coppe, non è soltanto l'amore qua, eh. Sono invischiate altre questioni di natura di realizzazione personale. Cioè, c'è un po' di confusione attualmente, devo fare quello, devo fare quell'altro, cosa posso fare? Anche a livello lavorativo, anche a livello personale. Tanti fronti aperti, il 7 di coppe, qual è la via giusta? E tutti questi scenari davanti, cosa devo fare? Quella cosa, quell'altra cosa. La via della responsabilità è quello che lo preme di più. Quindi io credo qua ci siano dei problemi di lavoro o delle questioni riguardanti la responsabilità. Quindi c'è questa o assumersi le responsabilità di ciò che fa, no? E vediamo su cosa sta pensando col 4 di spade. Cioè, a cosa lo porta l'anima principalmente col 4 di spade? Al lavoro. Allora, in pagina dei denari, questi denari qua mi parlano di che ci può essere un fermo a livello lavorativo per alcuni maschili, in questi giorni. O in merito a quello che vogliono realizzare, magari non ci sono i fondi per realizzare qualcosa a livello lavorativo. Il paggio dei denari mi parla anche di penso di scrivere un messaggio o di iniziare qualcosa, o in ambito amoroso o in ambito lavorativo. Ma qua con la responsabilità del re di denari qua, io credo soprattutto che sia di questa questione, vedi il paggio di spade, anche il fatto che faccio, le scrivo o non le scrivo, oppure sondo, vedo più cose contemporaneamente, più fronti aperti. Vediamo cos'è che sta trattenendo nel cuore con il 4 di denari. La voglia di iniziare il nuovo, qualcosa di nuovo. Vedete tutti questi paggi con l'energia giovane di cui abbiamo parlato prima? Io sento profumo di nuovo qua. Profumo di nuovo. E quindi cosa sta trattenendo? Anche la voglia di scrivere a qualcuno, di mandare un messaggio un po' scanzonato col paggio di bastoni, no? E senza mettere la pesantezza magari che sta sentendo in questo momento di responsabilità e di cose. Sta trattenendo questo, sta trattenendo anche la paura del nuovo. Va bene? Perché il suo cuore glielo dice, c'è il paggio di bastoni nel cuore. Andiamo a sondare bene questa responsabilità del re di denari. Andiamo a vedere cosa c'è al blocco realmente col re di denari. La responsabilità in merito a cosa? Col re di denari. Ah, c'è molta fatica, il 9 di bastoni qua. È come se... Allora, se parliamo di responsabilità a livello lavorativo, è molto appesantito. Magari c'è molta stanchezza qua. C'è molta stanchezza in merito alle responsabilità, non solo sull'amore, ripeto, perché me lo marcano, anche su altri ambiti. Magari è una persona impegnata in famiglia. O,
c'è molta stanchezza, e questa stanchezza qui che lo fa poi andare prudente, c'è questo dubbio, no? Allora, su questo dubbio, le vere intenzioni dell'anima, quali sono? Vedi il cavallo di denari, mi parlano di questioni lavorative importanti, ragazze e miei ragazzi, qua. Questioni o comunque o sono lavorative o sono di natura radicata, di cose di vita quotidiana, mi spiego? Sì, quando le carte si ripetono indicano proprio, sottoscrivono il messaggio. Le azioni che farà nei confronti di lei col cavaliere di denari quali sono? L'asso di bastoni. Allora, le azioni sono molto belle, perché l'asso di bastoni mi parla di novità, no? Dell'inizio, colgo questo inizio a poco, vediamo che succede. Mi fido di quello che sto sentendo anche nel cuore, anche se lo sto stringendo un po', e l'asso di bastoni mi parla che alla fine questo paggio di bastoni esce con una novità, con qualcosa di fresco, di nuovo, no? La butto lì, ecco, questa cosa qui. E vediamo con il carro, energia finale di lui, mettiamo dove va questo carro, verso dove va il carro. Di nuovo il 6 di denari. Allora, il carro va verso riportare equilibrio nella sua vita, negli aspetti concreti della materia, che sono sia il denaro, sia il lavoro, sia la vita pratica, le questioni riguardanti l'essenzialità, la terra, no? I denari sono la terra, e tutti questi denari del maschile mi fanno pensare a lui che è molto stanco rispetto a delle responsabilità, delle cose, magari i lavori andati male o non andati come voleva, o situazioni che lo stanno stancando, no? In merito a delle responsabilità che ha, magari dei sacrifici che ha fatto. Ecco, alla fine lo vedo che va dove c'è equilibrio, darà il giusto, prende in mano le redini della sua vita e va verso dove è giusto per lui, dove sente reciprocità, dove sente vero scambio nel quotidiano, nella pratica. Se parliamo a livello relazionale, il carro va a sistemare delle cose con qualcuno anche. Nella vita pratica, nel quotidiano, cioè a partire da ciò che è giusto, no? Sì. Comunque qua c'è il girasole, questi sono i girasoli, no? Prendo la macchina e vado, ci provo, questo se lo trasportiamo nelle relazioni, no? Vediamo da quest'altra parte, vedi qua pure abbiamo un tre di spade comunque, vado a sistemare, prendo la macchina, rimetto la macchina, il treno, il monopattino, non lo so, il surf, ti fai Catania, Milano in surf. Allora, anche qua riprendo in mano le redini dopo una verità accettata. Allora, vediamo sull'energia femminile col 7 di bastoni, cos'è che sta difendendo col 7 di bastoni? Le sue idee, regina di spade. Sta difendendo ciò in cui crede, ciò in cui dà valore, ha le idee chiare, sta difendendo quello che pensa. Vediamo il cambio di prospettiva dell'appeso, i suoi pensieri, cos'è che difende rispetto a quello che pensa? È il sole, che lei vuole gioia, che lei vuole entusiasmo, che lei non vuole sentirsi costretta, non esiste il devo, esiste solo il voglio perché mi piace la cosa, qualsiasi cosa sia, lavoro, relazioni. Il cambio di prospettiva è che lei vuole gioia, felicità pura, cioè senza costrizioni, senza lacci emotivi. Sì, e questo tre di spade nel cuore, cosa ha nel cuore con il tre di spade? Sì, lei sta soffrendo comunque sia, o ha sofferto già, per attaccamenti, resistenze e paure relative a una relazione, ma sono relative all'amore in sé. Quindi qua possiamo aver avuto delle relazioni tossiche, degli attaccamenti, delle paure, il bisogno viscerale dell'altro, quasi non vivo, no? Tutte queste verità che emergono, si prende questa verità che emerge, che fa male all'ego, non all'anima, e la si trascende. Ecco, vediamo questo passato col 6 di coppe. Un passato che l'ha fatta penare col 9 di spade. Qua abbiamo pensieri ossessivi riguardanti al passato, all'amore, a una relazione. Questo ecco perché dice 9-9, no? I 9 sono carte di grande autonomia. No, aspetta, mi riprendo prima a me. mi riprendo io, perché se non sto bene io, come posso darmi, no?
condividere la mia interezza con qualcuno. Se non sto bene io condivido il mio bisogno con qualcuno. E non è una relazione integra, non è una relazione appagante. E quindi la prima relazione che lei ha è con se stessa. Ok. E le vere intenzioni dell'anima con il 9 di denari è prendere le decisioni con il Papa di realizzare la sua autosufficienza emotiva. Punto. Le azioni che farà col 9 di coppe: realizzare i suoi sogni con la stella, realizzare il fatto i suoi sogni in autonomia. 9-9, in questa settimana i femminili realizzano dei sogni, te lo dico. Realizzano, il primo sogno che realizzano è quello di stare bene con se stesse, proprio un sentirsi appagate o appagati in modo proprio profondo, viscerale, avere la comunione con l'amante mistico, no? Quindi realizzano questo obiettivo primario e anche un obiettivo lavorativo. Sì. Vediamo l'8 di denari, energia finale del femminile. 8 di denari. Sì, re di spade. Hanno re e regina di spade nel femminile, mi parlano di decisioni che vengono prese sulla base della consapevolezza acquisita. Quindi io qua vedo dei femminili che prendono delle decisioni importanti nel lavoro su di sé, che si trasporta anche nel lavoro pratico e quotidiano. Non tergiversano proprio, sono intoccabili i femminili, a meno che non hai un'interezza con la quale ti puoi rapportare al femminile, è meglio che non ci vai. Tra l'altro le metaforiche associative già ce lo dicevano: guarda questo come le guarda, e questa sta proprio da Dio, con il gatto, la zucca, il suo amante mistico. Ecco, adesso vediamo dove stanno queste, cosa ci dicono queste sull'amore. Vediamo questa settimana ancora. Ci sarà l'appuntamento, te l'ho detto qua. Una fuga per due ti sta chiamando, e anche gli oracoli ce lo dicevano. Ci sarà un appuntamento. Ah, ci sono terze parti qua. Potresti avere a che fare con una situazione karmica. Potrebbero esserci terze parti, o da una parte, dall'altra, insomma terze parti, però la terza parte è sempre una situazione di ambivalenza, ambivalente, no? Magari lui ha delle responsabilità, ci sono altre persone, mogli qua, anche se qua non mi è uscita la cosa, siamo a migliaia. La terza parte è da intendersi sempre con l'ombra che noi non vediamo di noi stessi, e quando è talmente profonda che non la vediamo ci compare fuori. Può essere non necessariamente un'altra persona, possono essere delle paure che abbiamo, la terza parte, no? Ecco. Evoluzione naturale, e questo si conferma al Cavaliere di Denari. Qui lascia che la situazione si svolga in modo naturale. Qua ci sarà l'appuntamento, ci possono venire delle paure, e poi le carte ti consigliano e ti dicono anche: vedi che la cosa, se la lasci andare in modo naturale, funziona. Se invece alimenti le tue paure, alimenti le terze parti che sono i tuoi pensieri, al di là se poi ci sono terze parti o meno. Che cos'altro abbiamo qua? Amore per se stessi, e questo è chiaro proprio col 9 di coppe e la stella, e il 9 di denari. Ama prima di tutto te stessa o te stesso, ma qua i femminili lo fanno molto bene, tant'è che i maschili guardano increduli, no? E libertà, spazio sano e spazio per respirare. I femminili, o comunque qua c'è una predominanza di energia femminile che non vogliono più legami tossici. Libertà, spazio sano, spazio per respirare. Ok? Ecco perché c'erano tutte queste carte giovani qua all'inizio, perché c'è questa, a livello proprio planetario, in questo momento che senti il video, c'è questa voglia di novità, di giovane, no? Giovinezza che ritorna. Allora è questa libertà del sentirsi felici col sole che avevamo lì, di esplorare nuovi modi di amare, o nuove persone, nuovi modi di essere. C'è questa voglia, e allora questa voglia arriva perché ci si ama. Mi spiego, l'anima sta qui per fare esperienza, non per stare dentro a un contenitore 444. Quindi di conseguenza c'è l'anima spingerà nel fare esperienze nuove, che non significa solo una persona nuova, nuovi modi di relazionarsi con se stessi. 9-9, ricordiamo, ok? Allora, adesso ti metto
vediamo un po'. Dove sta lo sciamano qua? Lo sciamano? Boh. Eccolo. Vediamo una carta dello sciamano per lui e una per lei. Lo sciamano per lui, lo sciamano per lei e lo sciamano per gli dei, insomma. Per lui. Qua abbiamo lo stregone, un po' come se fosse uscito il mago qua, no? E abbiamo le piume, è come se allora abbiamo dei maschili che vogliono manifestare nuovi inizi sulla base della purificazione del proprio passato. Va bene? Nuovi inizi, la manifestazione di nuovi inizi. E questa è anche la carta di maschili che vogliono seconde possibilità. Ok? E il femminile, il vento, lei cambia fortuitamente come il vento e i femminili hanno aria di cambiamento invece. E lo vediamo dal diavolo con i tre di spade e questa bellissima carta che è molto evocativa e già ci aveva detto tutto. I femminili cambiano. Sentirete il vento in questi giorni come il vostro più potente alleato. E il vento è funzionale al cambiamento, no? Alla manifestazione del cambiamento. Quindi abbiamo dei femminili che sentiranno il vento come spirito alleato del cambiamento e i maschili che sentiranno nuove possibilità emergere da dentro di sé per trasformare, plasmare nuovamente la materia. Secondo quello che l'anima li chiama a fare, nuovi inizi sulla base di concretezza. Questa concretezza significa per i maschili riassumersi la responsabilità delle proprie azioni, delle proprie immagini proiettate, ok? Perché qua abbiamo dei maschili che guardano con un po' attoniti, un po' così, dei femminili che cambiano le cose radicalmente. E qua ne vedremo delle belle anche in questa settimana. Ragazze mie ragazzi, non aggiungo nient'altro, concludo qua con il nostro gossip spirituale. Io ti abbraccio forte forte, mi raccomando, pratica, perché tu lo sai che quando pratichi le cose si sbloccano così. Prima viene fuori di tutto, tre di spade, il diavolo, poi lo vedi e si scioglie. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.